Oggi c'è anche la moglie per un weekend Treviso-Lago di Como. Sono le 7 di mattina del 24 maggio, 300 km da fare. Iniziamo con l'autostrada, iniziamo già male perché c'è un camion che è lanciatissimo. Iniziamo già male. Qua la gente sembra tutta agitata, non ha certamente i nostri ritmi. Corriere, giganti, dinosauri della strada, tutti si raccolgono qui e hanno una gran fretta. Siamo sui 90-95 km orari, 7000 giri e circa 45 km litro. Fa strano vedere le stazioni di servizio, è tutto così artificiale, artificioso. Abbiamo fatto circa metà tratto autostradale, siamo nella zona di Verona. Che dire di questi primi 100 km di autostrada scarsi? Ne abbiamo altri 100 da fare. Wow, 360 rosso, sfreccia in terza corsia, Dacia Sandero che blocca, intanto zona Valpolicella. Come vedete sono spesso nella prima corsia dedicata ai camion, la velocità questa è tra i 90 e i 100, ogni tanto trovi qualche camion che si spinge un po' più forte e va ai 100 e noi gli stiamo dietro e così. Ho trovato un tratto autostradale libero, quello l'abbiamo percorso anche a 110. 110 ti arriva un po' di aria in più addosso, un po' più scomodo, e a questo punto mi viene da immaginare se avessi avuto lo stesso scooter in versione 300 o 350 non è poi così confortevole andare via a 100, anche a 120 all'ora. Quindi poco male, stiamo in prima corsia, cambia poco. Sì, ogni tanto lo senti questo bisogno di fare sto sorpasso e toglierti dalle balle sto camion che magari va un po' troppo lento. Lo posso fare anch'io a patto che la seconda corsia sia libera, allora ho tutto il tempo per fare il sorpasso senza correre pericoli e dare fastidio agli altri. Mi rendo conto di essere un fastidio a volte, sì, in questa ora di autostrada per qualche minuto, ecco. E niente ragazzi, abbiamo fatto un errore. Invece di prendere l'autogrill ho preso un'uscita. Ho preso l'ingresso autostradale per Modena. E adesso si ritorna, si esce e si ritorna. Andiamo al Brennero, andiamo in giro per l'Italia a caso e si riparte dopo l'errore. Vedete cosa vuol dire, no? Stai dietro al camion e invece di prendere l'ingresso all'autogrill ho preso l'uscita e quindi mi stavo recando a Modena a vedere la Ferrari. Non sarebbe stato uno sbaglio comunque, eh? Questo errore mi è costato 30 km in più, ma è servito a capire che quando devi prendere un'uscita o andare in un autogrill devi distanziarti dai bisonti della strada, altrimenti non vedi l'uscita esatta se ci sono due uscite vicino. Comunque, premiamoci con un caffè, andiamo a bere un caffettino, sono le 9 del mattino. Vicino allo stabilimento dell'AIA e si sente odore di formaggio. Le turbolenze in autostrada pensavo fossero un po' peggiori, sempre occhio alle buche impreviste. L'impressione che si ha è quella di percorrere strade labirintiche, ovvero percorsi in cui sei costretto a doverti dirigere per arrivare alla meta, per arrivare all'uscita. Non hai zone di scampo, hai queste barriere attorno a te che non ti danno tregua, sono delle corsie forzate e sono ripetitive, uguali, ti limitano anche spesso la visione del territorio circostante
non ti permettono grosse distrazioni perché a queste velocità sei bene o male sempre un po' concentrato, sembrano tutti esasperati, agitati e sei fondamentalmente su delle rotaie. Aspetta che non sbagliamo ancora strada per guardare le Harley, altre motorette dietro, abbiamo il bauletto carico per 3/4, il ricambio per una notte in 2, sempre col camion, non si vede un piffero. Quindi sono tour leader di questo gruppo di Ducati che è dietro di me. Il tour leader dice prendiamo la 4, dai, smettiamola di sparar minchiate. Loro partono. Dai, in terza corsia si vedono ancora un po' di spettacoli, non sono finiti i tempi. Mi ricordavo i tempi in cui a 18-20 anni non c'erano tutti questi autovelox e questi controlli e si poteva più o meno sfrecciare in autostrada o dare sfogo ai cavalli. Ora i tempi sono cambiati, c'è un ordine molto più... Questa da pecora, ma pienissimo odore. Mamma mia, che odore di bestie, oh! Fenomenale! Dicevo, ci sono molti più controlli e le persone sono meno portate a fare gli sboroni. Di conseguenza si vedono meno garette. Queste le lasciamo in Germania sulla Autobahn. Questo è il paraurti che tra poco si stacca. Direzione Lecco Como, usciti dall'autostrada. Ci dirigiamo ora sempre attraverso una tangenziale, un percorso impossibile fino a un anno fa per un 125. Le cose sono cambiate radicalmente. Sarebbe stato un viaggio molto lungo, e infatti l'anno scorso l'abbiamo fatto ed è stato parecchio lungo, almeno 2 ore in più, 2-3 ore in più. Il tratto autostradale è andato bene, fa sonno dopo un po', non mi ricordavo più come si facevano le curve in scooter. Non che in tangenziale vada meglio, però c'è già più vitalità rispetto a prima. È una giornata spiccatamente primaverile. L'unica cosa positiva dell'autostrada è che hai la certezza di non infrangere alcun limite. Cioè, anzi, al contrario, potresti essere sgridato perché corri troppo piano. E bellissime strade adesso, sembra di essere sulle mie Dolomiti. Qua abbiamo dei costoni sulla destra abbastanza importanti, dovessero cadere travolgerebbero il paese di netto anche. Zona Bisone, l'aria è decisamente più pulita. 11:20 del mattino, ormai 300 km completati. Ragazza con i corni davanti a noi, se non stai attento ti incorna. Siamo a Lecco e si vede finalmente il lago di Como. Mi faccio fare strada da queste due Harley, il lago è calmissimo, c'è qualcuno che corre a piedi, qualcuno è in passeggiata, qualcuno si gode in panchina. Ritrovo tra amici, tra pensionati, bello, molto bello. Biciclette, zaino in spalla, molto bello. Respiriamo sta benzina Harley noi, questa fa bene, benzina americana.
highway. Che classe. Tunnel che passa sotto la città di Lecco e fa tagliare parecchio casino, mi fa evitare tutto il centro, lavoro imponente sotto la città, se ci pensate. Colico, bello, perché sono i profumi degli alpeggi nostri questi. Andiamo a mangiare in trattoria, quindi piccola salita che si arrampica sul colle. Fronte a noi la neve, Villatico, Borgo dei Mulini. Siamo in due ma lo scooter va su bene, senza alcun tipo di problema, anzi prende anche velocità, senza problemi, stradina. Bellissima zona naturale, veramente bella, molto molto bella. Zona dei pandini. Cascatella. Mi sono incastrato. Vai, 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 vai. Vai. Boh, basta. Provo a girarmi, sì. Ce l'ho, ce l'ho. Qua. Riesci a mettere un sasso là sotto? Bella? Bella. Adesso magari non c'è neanche posto. Eh. Guarda che bello. Buongiorno. No, da foto qua. Breve i fiori. Cos'è quella in acqua, va? Barche a vela. Che piccola. Salve. Bravo, bravo. La sedura o so. Che paradiso. Chissà da Malga. Wow. Zona naturale di Colico.
grande grazie a questa struttura che ci ha accolto e cominciamo questa domenica con, vedete, ho bei percorsi per le biciclette, in fondo le antenne della emittente della televisione italiana, riceve segnali satellitari e li trasmette a tutti i televisori italiani. Due enormi antenne che venivano utilizzate anche per il Meteosat di prima e seconda generazione, se ricordo bene. Ora ci apprestiamo a uscire da questo Pian di Spagna, chiamato Pian di Spagna, una terra ricca e molto fertile. C'è un odore persistente, io lo chiamerei più profumo persistente, di concime, di mucche, una zona ricchissima di mucche e animali da pascolo. Anche se siamo a poche centinaia di metri sopra il livello del mare, sembra di essere in una zona di alpeggio dolomitica. Non me l'aspettavo. Indicazioni per St. Moritz, 72 km, bellissimo fiume d'Adda, tanto caro a Leonardo da Vinci, il nostro inventore punta di diamante italiano, che ha trascorso anche lui un passaggio della sua vita in queste zone del Lecchese. Si raccontano momenti in cui lui stava ad osservare i vortici del fiume Adda e da cui ha tratto alcune delle sue celeberrime invenzioni. Appartenuto al periodo del 1452 circa, ha dimorato anche lui attorno al 1450. Io non posso neanche immaginare cosa ci fosse stato qui. Che tipo di zone rurali? Lugano, 53 km, attraversamento animali selvatici. Guardate quanto verde in quest'area naturale a est di Colico. Zona nord, punta nord del lago di Como, chiamato anche lago di Lecco nel versante orientale. Enormi antenne, visitabili le pecore, appartamenti in affitto. Una delle bellezze di avere il casco aperto, di avere un casco jet, è proprio di sentire nell'immediato ogni tipo di profumo. I profumi ti arrivano direttamente al cervello, ti riempiono i sensori cerebrali, tenere. Wow. Molto bello anche uno spazio riservato ai ciclisti che possono godere anche loro giustamente di escursioni in sicurezza. Bellissima pista ciclabile un po' a sbalzo. Come abbiamo visto dal video di ieri, zona di Colico eccezionale per chi fa kitesurf, windsurf, per tutti gli sport legati al mondo nautico, in particolare sport velistici che utilizzano il vento che non manca mai e che dà una certa limpidezza, presumo anche nella trasmissione e ricezione di segnali satellitari. Non per niente le antenne sono state posizionate in una valle che tiene lontano interferenze e dà una sicurezza sulla comunicazione del segnale. Le cose non vengono mai fatte a caso. Quando vieni qui puoi percepire la bontà dell'aria che si respira a tutti gli effetti. T-Max, come sempre, ditemi se sbaglio, chi possiede un T-Max, se non fa il sorpasso non è contento. Raramente vedo T-Max che non sgasano. E questo è uno dei motivi per cui tendo a evitare questo genere di scooter, perché so che sono piccole bombe, motore divertente, sai di avere una ciclistica adatta e non puoi trattenerti dal muovere quella manopola. Più la moto ti coinvolge a livello prestazionale,
e meno tu in contrapposizione sei coinvolto nell'ambiente circostante, nei colori, nei suoni, negli odori, in quello che ti comunica, in quello che tu puoi sviluppare mentalmente in una corsa tranquilla, in una corsa rilassata che necessariamente ti esce. La velocità è il fattore determinante per ottenere un arricchimento personale, perché puoi, ovviamente, a velocità più lente puoi vedere più cose, puoi ricordare più cose, puoi avere più spunti riflessivi. Insomma, guardate queste barche a vela. A un altro GS 1300 sembra che li regalino. Siamo a relativamente pochi chilometri dalla Svizzera. In realtà da Cernobbio sei realmente a pochi chilometri dall'ingresso ex dogana, una volta utilizzato per fare benzina risparmiando 20-30 centesimi e forse anche di più. Oggi effetto benefico azzerato, in quanto la moneta si è piallata a livello del prezzo dell'euro, non è più conveniente. Beneficio pari a zero, Corvette gialla o verde, scusate, sono daltonico, seriamente sono daltonico, ma apprezzo moltissimo i colori. 380 km fatti ieri e oggi siamo già in viaggio. Sono le 10:30 del mattino. Un nuovo piccolo porticciolo Ape Car e si torna ai vecchi tempi, passeggiate, ciclisti, semafori verdi, bar con tavolini, Tenere 700, campane, Villa Camilla 1859. Dalle siepi si vede la cura e porticciolo con decina di barche, maggior parte a vela. Perché è un piacere percorrere queste strade? Innanzitutto, se è una bella giornata di sole, ti godi di bellissimi colori e una varietà di strade con saliscendi, con curve, con chiese, piazzette, porticcioli a non finire, a ripetizione. Come noi altri viaggiatori curiosi, turisti e sportivi sono alla ricerca di queste sensazioni e tutti insieme siamo qui alla fine con lo stesso scopo, chi più chi meno, chi anche per godimento puro della moto, chi per la bicicletta e chi per la corsa, chi per la passeggiata col cane, e tutti insieme probabilmente trasmettiamo in questo luogo questa piacevolezza di vita, questo piacere di vivere, che di conseguenza ti coinvolge, perché si vede un certo rilassamento, cosa che cambierà abbastanza drasticamente quando saremo nella vicinanza di Cernobbio, perché prevedo parecchio caos, quindi ci sarà un po' di calca, un po' di confusione e nervosismo, perché tutti vorranno fare la foto migliore, vorranno vedere la macchina migliore e sarà un piccolo inferno. Ci sta, non ci sono tante alternative, come quando prepari un banchetto, un rinfresco a buffet e lo lasci disponibile alle persone, la calca è inevitabile. Quando la cosa è bella, buona, la gente si ammassa. Una Vespa dietro ci fa compagnia. Non siamo gli unici tra i piccoli, ho visto anche di cinquantini,
guidati da persone assolutamente adulte, con caschi aperti, in memoria di vecchi mezzi, vecchie percorrenze, vecchie emozioni. Molto molto bello. Alla nostra sinistra, in quel promontorio, ecco lì si trova Bellagio. Già potete vedere la posizione in cui è situato. Sembra la California Ferrari. E se ricordo bene è presente anche una fondazione Rockefeller. Qui c'è l'imbarcadero con cui ti fai la navigazione del lago caricando anche il tuo mezzo. Guarda che baretto! Wow! Come vedete gli scorci sono innumerevoli e di situazioni ne avete quante volete. Io che personalmente adoro queste cose mi fermerei ogni 100 metri. Ma guardate anche sta scalinata che va giù. O quei tavolini lungo lago nella tranquillità affacciati sulle leggere onde del lago. Qui un altro imbarcadero, però solo di persone. Motori rombanti dietro di me, sembrano Ducatone. Località Tramezzina, bellissimo. Villa Carlotta con museo e giardino botanico. 1200 Panigale, Ora odore del lago che si mischia con l'odore della benzina, creando un mix vibrante di emozioni. Un sacco di vespe e 125 parcheggiati lungo lago, Grand Hotel Tramezzo con parcheggio riservato, con la sua marina dedicata, gran lusso. Sento anche profumo di colazioni, ma più che colazioni brioche sono colazioni di pane, toast. Andiamo avanti, macchinoni in parcheggio, bellissime sedute, che bellezza, che bellezza. Panchine libere, da prendere il sole, da mettersi lì proprio con gli occhi chiusi e testa all'indietro, e poco importa se c'è tanta gente, sei comunque in ottima compagnia qui, perché sono persone come te, alla ricerca delle tue stesse cose, chi più, chi meno. Innumerevoli paesini da visitare, lungo la strada cartelli con 10 destinazioni diverse. Ogni chilometro stuzzica l'idea di dire dai, facciamo una puntatina. Guardate che razza di insenatura. Hotel Villa Marie, splendidi affacci, moli che sembrano delle piccole tribune qui, quindi c'è stato forse qualche spettacolo sopra la piattaforma, e piccole barche a vela a non finire, KTM, Piaggio MP3 anche, si va in 3 ruote, Moto Guzzi, immancabili le Moto Guzzi. Topolino, Africa Twin che domina la strada, decisamente sovradimensionata un'Africa Twin in questo contesto. Qui siamo nel territorio Vespa, questa Vespetta targata Como, con gente in infradito in sandali, jeans e sandali, che libertà. 40 km di percorrenza e non sentirli, la strada scivola come il vento, sto forza senza cambio, devi solo pensare ad accelerare, il resto è tutto godimento. Ciclista che va via a 35 km orari in salita, un grande, in allenamento. Foto diritto alle moto, rispetta una KTM in garage, perché questi sono i mezzi per questi luoghi.
McLaren, Orleys, Viaggio Beverly, Colonno, che non è Colonno Monzese. Centri abitati a ripetizione. Sono così tanti da far girare la testa. Sembra impossibile, ma vi posso garantire che in ognuno di questi piccoli paesetti c'è la presenza di turisti. Africa. Non ce n'è uno senza turista. Godiamoci questa strada lungo lago Cascatella, a strapiombo sul lago. X-Max credo 300, KTM che nonostante le difficoltà finanziarie e i continui avvisi di fallimento e intervento ormai dell'Indiana Bajaj, con rifinanziamenti continui e accenni di investimenti, continuano a vedersi per strada con le loro esplosive prestazioni. Piena di motociclisti, bella piena di vespette, insomma di tutto. Guardate che cornice. Villa Belvedere, nomi a ripetizione, è tutto un bel vedere.
Allora, siamo di ritorno, abbiamo passato il centro di Como, quindi Cernobbio, Como. Non ho potuto registrare perché c'era una calca tremenda e c'era il Fuji Fuji prima di trovarsi totalmente incastrati nel caos. Caos che nemmeno i vigili urbani ormai riuscivano a gestire. Volevo portarvi dentro il concorso di eleganza Villa d'Este e per la prima volta il Mona, perché ho fatto un errore tremendo, non ho prenotato i biglietti in anticipo, siamo rimasti fuori. Ho fatto la cazzata dell'anno, perché non siamo mai mancati tranne quando c'era il Covid e siamo mancati anche quest'anno. Non mi è mai capitato di dover fare la prenotazione giorni prima, anche perché a volte in caso di pioggia perdi tutto e porca miseria. È devastante sta roba. Ho cercato di prenderla con filosofia ma non ce l'ho fatta, sono sincero. Bruciava e ho provato a chiamare l'organizzazione, un evento gestito dai tedeschi di BMW. Figuratevi poi se fanno un piacere un italiano. Niente da fare, hanno negato, hanno detto che sono estremamente contati i biglietti, oltretutto. E ok, ho provato a chiedere a più di un bigliettaio, diciamo, di quelli che controllano gli accessi all'ingresso della villa se potevano chiudere un occhio. Niente da fare. Ho provato anche a corromperli, non c'è stato verso. Ho detto qua me la metto via. Ho cercato qualche bagarino, niente da fare, non c'era nessuna compravendita di biglietti, anche a pagarlo a peso d'oro, niente. Bene, ho provato a entrare su Google, sono andato su Subito se qualcuno vende biglietti, niente. Magari qualcuno si è ammalato, vende il suo biglietto, niente, anche perché sono nominativi, hanno nome e cognomi i biglietti, non si può. Ma ho provato lo stesso. Ho trovato un sito che anche qua rivende legalmente, non so come, per un sacco di eventi, biglietti, c'era da lasciare la registrazione, ho lasciato tutto, email, nome, cognome, non sono stato ricontattato per nessun biglietto. Cos'altro ho fatto? Sono andato in giro per il paese e ho trovato un ometto della BMW, dell'organizzazione, parlava tedesco-inglese, gli ho chiesto se può chiudere un occhio, mi ha detto anche io ho le mani legate in sostanza, mi ha detto chiaramente guarda che non hai chance di entrare, in tutti i sensi, in tutti i modi, tranquillo, non c'è spazio. Allora, estremo, ho detto entro, basta, entro. Quando c'è il momento perché c'era parecchia gente che usciva per bersi un caffè, per mangiare qualcosa e dopo rientrava, ma venivano scansionati di qualcosa, un biglietto. C'erano dei momenti in cui c'era una grossa calca in uscita, grossa calca in ingresso e vedevo che per tutti quelli che cercavano di rientrare, alcuni facevano vedere il biglietto d'ingresso, alcuni no, ma chiudevano un occhio, cioè nel senso entravi senza grosse pretese di esibizione, biglietti, eccetera. In quel momento che io stavo ragionando mi si ferma un motociclista, io ero ai bordi della strada, un Ducati, era un multistrada V4, svizzero, un signore svizzero che parlava anche italiano e anche lui con la bocca asciutta, e lo vedevo un po' triste e gli ho detto tu stai uscendo per caso? Nel senso, se esci ti compro il biglietto, cioè mi dai il biglietto, te lo compro, dimmi quello che vuoi, insomma. Ma che, ha detto, anch'io volevo entrare, non sono riuscito a entrare. Ah, bello, ho detto. E da quello che ho capito eravamo in tanti. A lui non andava giù la cosa, ha detto quasi quasi sarebbe da provare a buttarsi nella mischia, ha avuto la stessa mia idea. Anche lui ha detto bagarini non ce ne sono, ha cercato anche lui.
e però è sfumata l'idea della mischia, perché ci siamo accorti che tutti quelli in uscita erano dotati di un braccialetto elettronico, un pezzo di carta stile ospedale, quelli che ti danno in ospedale, con un barcode che veniva scansionato all'ingresso e all'uscita per non dare alcuna chance ai truffatori. Quindi alla fine abbiamo accantonato l'idea, lui ha acceso la moto, se n'è andato, io sono rimasto lì a vagare tra me e me come un pellegrino alla ricerca delle briciole, della miseria. Ho detto troverò il modo di accontentarmi di qualcosa, quindi mi sono messo a parlare un po' con i bottegai se avevano biglietti, cioè ragazzi, per bottegai di Cernobbio. Penso di aver rotto i coglioni a tutto Cernobbio, ho detto troverò qualcuno e invece niente. Bottegai tra l'altro molto tristi, perché nonostante l'enorme afflusso di persone nessuno comprava magliette, accessori, borsette, scarpe, cose, insomma articoli di moda o cose di boutique, anche perché i prezzi sono elevati. Non che le persone che vanno a quell'evento siano proprio con le tasche vuote, tuttavia ai negozianti non è andata bene, quindi ci siamo trovati molti a bordo strada a fare foto, video, chiacchierare, diciamo, tra gli esclusi, gli sfigati anche dell'occasione, o tra gli ingenui anche, semplicemente, che come me hanno sperato di entrare normalmente. Ho trovato anche un ragazzo tedesco che mi diceva di essere entrato, ma poi è uscito perché c'era troppa gente. Questo un po' mi ha rincuorato, ha detto che si stava meglio nelle strade del paese, aspettava la fuoriuscita delle auto per fare le foto, insomma, nelle strade urbane di Cernobbio. Un po', sai, ti rincuora, però non è la stessa cosa, anche perché se sono in strada o faccio i video o faccio le foto, mentre in villa mi appostavo in un posto, lasciavo la telecamera che filmasse e io mi mettevo a fare le mie fotografie. Comunque dai, è una lezione anche questa, sbagliando si impara. Prossima volta certamente mi organizzerò molto per tempo. Non mi piace fare le cose troppo organizzate, non sono tipo da fare queste robe qua. Vedremo come fare prossimamente. Tuttavia internet gioca, fa il bello e il cattivo tempo su questo tipo di eventi, perché ogni cosa particolarmente bella viene pubblicizzata e diventa virale in poco tempo. Mezzo pianeta viene a conoscenza di qualcosa di unico e particolare e si riversa tutto. Qualche macchina l'ho filmata, un 10-20% insomma di quello che c'è dentro, ma neanche. Poi ci sono anche le moto d'epoca, tante cose. Si leggeva un po' la storia di ogni mezzo che è unica, è a sé. Dai, non rimuginiamoci troppo, lo scontento c'è, ma fa parte del gioco, dell'avventura, soprattutto quando vai così, insomma, vai quando ti butti e come va. Quindi di ritorno abbiamo ancora oggi fatti un centinaio di chilometri, partiti da Colico, scesi fino a Cernobbio, passati Como, andiamo in direzione di Bergamo, dove prenderemo l'autostrada, e da lì un dritto fino alla zona nostra di Treviso. 110 km fatti, circa 250-260 da fare. Galleria. Unica certezza e unico punto fermo di questi 2 giorni di corse avventurose: la moglie non si stanca mai e questo Honda Forza 125, anche ora tangenziale,
80-90 è stato dato via libera alle tangenziali e finalmente il Forza può offrire le sue reali capacità perfettamente a suo agio in tangenziale. Segue il flusso delle auto, corsa morbidissima, molto morbida. Mini Goldwing. Cos'è questo? Uno scooter a 4 ruote. Cos'è? Non lo conosco. Fatto piccola pausa in una zona di Bergamo seriate, un piatto di pasta con polenta taragna, la seconda che ci mangiamo, 2 caffettini, sono le 9:30 di sera, scooter appena acceso, percorso neanche 1 chilometro e già bollente, già caldo, 90 gradi, scende la sera, 20 gradi e proviamo ad affrontare il viaggio in jeans. Vediamo se ce la faremo con le temperature che scendono. Mettiamo alla prova questo scudo centrale, quanto è di protezione. Prendiamo la 4 Milano-Venezia. Moglie è sempre pronta a buttarsi in piega, a volte anche prima di me. Eppure è il telefono, quindi tecnicamente è anche più distratta di me. E invece onnipresente. Sembra sia nata in sella. Ingresso nella Highways italiana. Alto là. Quando nei miei viaggi sentono che sono veneto, la prima cosa che gli dico è "Asciuga il canal". Quella è la mia firma. Tutti che ci sorpassano, figuraccia. Senti come protegge sto parabrezza mega galattico. L'importante è rendersi sempre molto ben visibili, perché a queste velocità ogni dettaglio luminoso in più può fare la differenza, e soprattutto di sera che la gente è stanca e può far guadagnare decimi di frenata molto preziosi. Tra 5 km arriviamo a Vicenza. La strada scorre sotto i nostri piedi, ma sembra di stare su un hovercraft. In autostrada non ci sono buche particolari, ci sono solo degli avvallamenti e lo scooter molleggia su di questi, quindi molto morbido. Ecco, adesso in autostrada ho visto una specie di cane, sembrava, abbattuto. Se lo prendevo, tanto una Ferrari, che romba, se l'avessi preso le cose si sarebbero messe, credo, molto male. Comunque ad una velocità del genere presumo magari lo saltavo, non lo so. Difficile destabilizzare uno scooter a 100 km/h, però chi lo sa. Gli occhi aperti non bastano mai, di sera l'attenzione non è mai abbastanza e a volte modificare la traiettoria per un ostacolo in corsia potrebbe essere anche più pericoloso dell'ostacolo stesso. Tante cose fanno pensare, vedi, con le velocità alte aumenta comunque il rischio su 2 ruote. Forse un po' troppo presto per dare un giudizio su queste autostrade. Ne riparleremo. Introdurre il biglietto. Mettiamo i guanti. Wow. 370 km oggi.
sommati ai 380 di ieri, mi ha fatto un bel giretto anche stavolta. 17 gradi adesso e me la son fatta tutta in jeans. L'aria è bella fresca e anche stavolta, ragazzi, vi direi che mi farei volentieri altri 100-200 km. Lo scooter non molla mai, non molla. Ormai posso dire che non ci sono limiti, non ci sono limiti, sono solo quelli del guidatore. La capacità di stare in sella tante ore, stancandosi il meno possibile, è l'unica dote che deve preservare il guidatore per macinare chilometri con questo scooter, perché lui ti porterà ovunque, senza sosta, anche autostrada, anche 200 km filati di autostrada. Non ci sono problemi per lui. Una nuova settimana, buon lavoro a tutti e buona pensione a chi è in pensione, buona scuola a chi deve andare a scuola e buon nulla far niente a chi ha la possibilità di non far niente o chi è in un periodo di transizione. Buon recupero a tutti, buone ferie a chi è in ferie e noi ce ne andiamo a dormire felici di questa nuova avventura, anche se non sono mancati un po' di imprevisti, fanno parte del gioco. Ciò che conta, come dico sempre, è il percorso che facciamo, le emozioni nuove che proviamo, l'aria che respiriamo, cibo nuovo che proviamo. Neanche toccato quello degli autogrill, abbiamo utilizzato solo le sue strade e i suoi bagni. Per il resto totale libertà e esperienze nuove, sempre in Forza 125. Grazie, un saluto a tutti, iscrivetevi al canale, alla prossima, ciao.